Qua in Italia noi siamo abituati ad avere una mentalità un po', insomma, siamo sotto pressione, alle prime difficoltà si molla, ma non diciamo io non ho una mentalità thailandese, ma ho preso degli spunti importanti, quello di fare una cosa e concentrarmi su quella. Quando alla fine, non so se ci avete mai fatto caso, i combattenti, quando finiscono l'allenamento, quelli thailandesi, si mettono là al telefono così. Eccoci qua ragazzi, torniamo con un altro episodio di Coffee Break. Questo sarà il primo episodio in Italia, come vedete, A Cordignano. a Cordignano, e oggi sono con un altro ospite speciale, ovvero... Saimir, sorry capo a tutti. Allora, oggi tratteremo un argomento un po' differente che però comunque è sempre legato alla Muay Thai. E allora vi faccio una piccola introduzione. Saimir è stato da noi al camp circa un annetto, combatteva, ha fatto match. Dove hai fatto match? Sia a Lumpini, Guarda al me, non Max. guardare la camera. Ah, te? Sì. Sia a Lumpini, Ah. al Max, a Chiang Mai, Ah. a Pattaya di nuovo, A Rayong. a Rayong, Ha fatto il gomito saltato a Rayong. a Rayong, poi Si è fatto un po' di sopra a esperienza, Bangkok dai. anche, È vero, siamo andati. quello bravetto con il capello tagliato a... Hai fatto con le corde o senza corde? Senza corde, Senza corde. doveva essere con le corde, poi senza corde. Vabbè, ha Basta. fatto un In po' di Cina, match, sono un po' di andato in match Cina. in Thailandia e in Asia, ha fatto una grande esperienza, circa un anno. E poi ha fatto una cosa che molti sognano, ma pochi riescono a fare. Si è trovato una ragazza thailandese, una bravissima ragazza thailandese che è diventata poi... Vedete, è la mia ragazza, Vabbè, la tua ragazza. poi la moglie e poi la mamma dei bambini. E poi la mamma dei bambini, ok? Quindi adesso, dopo che ha fatto questa piccola, grande esperienza in Thailandia di un anno, anche di più, ha trovato la ragazza, si è sposato, ha fatto anche i figli e si è spostato, si è tornato a vivere in Italia, ok? La domanda che voglio fargli oggi è: come ti ha aiutato? Adesso ragazzi lui lavora in proprio, sta facendo anche successo, piano piano si sta costruendo la sua vita al di fuori ovviamente dello sport. È ancora giovane, quanti anni hai adesso? 29. Ok, 29 anni, quindi diciamo che ha lasciato lo sport abbastanza presto per entrare nel mondo del lavoro, nel mondo del business e appunto sta portando risultati. Quello che voglio chiederti oggi è: come ti ha aiutato l'esperienza della Muay Thai, vivere in Thailandia, ma soprattutto i sacrifici che facciamo noi, tutti i Nak Muay che abbiamo fatto e che ci insegnano, comunque ogni sacrificio, ogni difficoltà ti insegna qualcosa, che sia la dieta, che sia il taglio del peso, che sia l'allenamento duro, che siano le sconfitte, i colpi in faccia, i colpi sulle tibie, il dolore. Cosa ti ha portato, cosa ti ha regalato, cosa ti ha insegnato questa esperienza di Muay Thai e come l'hai trasferita sul mondo del lavoro e come ti sta aiutando, Chiaro, se si sta beh. aiutando. Beh, madonna. Allora, la mia esperienza, a parte, io la prima volta sono stato, io devo guardare te, no? È uguale, guarda chi vuoi. 2017, la prima volta, io ho fatto il primo incontro, poi sono ritornato un anno dopo a farlo per sempre, nel senso che sono stato un anno dove ho fatto Lumpini, Max, insomma, esperienze anche importanti, contando che qua io facevo l'amatore, voglio dire, nel senso che facevo kickboxing, ma Certo. fino a un certo là. È stata veramente un'esperienza che mi ha cambiato a 360 gradi, sia a livello di modo di agire, modo di pensare e anche sulla vita. Nel senso, oltre il cambiamento di trovare poi la ragazza che è diventata la madre dei miei figli, vivere qua, il lavoro, ma soprattutto una cosa è la mentalità, nel senso che qua in Italia noi siamo abituati ad avere una mentalità un po', insomma, siamo sotto pressione, alle prime difficoltà si molla, ma quando tu fai la vita da Nak Muay e fai il taglio del peso, che è Forse il sacrificio probabilmente peggiore di tutti, che chi No, non l'ha mai ma- fatto non può neanche iniziare a capire. Cioè le gomitate in faccia sono... Non è niente. Ma sono praticamente li prendi più che volentieri. Esatto. Ginocchiate in faccia. Ecco, uno che ne prende tante sono io. Si abbassava. È tipo il mio blocco, al posto di bloccare qualcosa bloccavo con la faccia. Però il taglio del peso è qualcosa che chi l'ha provato sa di cosa parla, insomma è devastante. Quindi quando tu passi dal massimo delle difficoltà, poi qua in Italia ho cominciato chiaramente, faccio la palestra alla sera, quindi ho la mia società sportiva dilettantistica. Un'altra cosa che non ho detto, ovviamente lui anche qui adesso insegna, ha un corso. Anche questo mi ha aiutato perché tu passi da imparare chiaramente dai migliori, quando arrivi qua... Chi? Quali migliori?
c'è cosa là, l'uccellino. E quindi passi qua avendo abbastanza un bagaglio importante di Muay Thai parlo, quindi sei un po' più avvantaggiato anche rispetto alla mia età, nel senso che io pur essendo giovane e li porto anche bene, insomma anche quello, però sei un po' più avvantaggiato rispetto agli altri, perché io vivevo là, guardavo video, guardavo quello, andavo al bar, c'era Muay Thai, andavi in bagno, c'era Muay Thai, c'era Muay Thai dappertutto, quindi anche se non volevi la imparavi. Certo. E quindi alla sera, però chiaramente sappiamo bene che se tu insegni e io insegno come in Thailandia, cioè i ragazzi fanno la prima settimana gratuita, prendono un po' di botte, tante botte, e se vengono lunedì prossimo vale la pena investirsi, se no... Diciamo il nome della palestra del corso, visto che non l'abbiamo detto. ASD Chok Di Muay Thai Gym. Chok Di vuol dire si trova a Colombè, a Cordignano. Ok. Dove è la capitale d'Italia. Nella zona sei uno dei pochi che fanno Muay Thai vera, no? Allora, qua in zona sì. Ma zona, parliamo una zona molto molto abbondante, cioè parliamo di Treviso, cioè per arrivare a Muay Thai qua vicino, probabilmente faranno a Brescia. Così su due piedi non mi viene nient'altro, cioè bisognerebbe andare su Milano. Certo. Dicevi che cosa vuol dire Chok Di? Spiegalo. Chok Di, buona fortuna. Il nome nasce chiaramente, io ci stavo pensando come tutti i ragionamenti, pensavo, è arrivata mia moglie e mi fa, ma perché non la chiami Chok Di? Ecco, è nato il nome della palestra. Certo. E ho visto anche che l'hai scritto comunque come deve essere pronunciato, anche con gli accenti, perché quello è importante, perché in Thailandia molti creano magari, adesso senza dei nomi thailandesi piuttosto che dei nickname che poi vengono storpiati, scritti a cavolo, e quello è anche importante scriverlo nel modo in cui deve essere pronunciato. Sì. La mia idea nasce di portare la vera filosofia che c'è in Thailandia qua, cioè nel senso non vuoi allenarti, te ne vai a casa, cioè, non te ne stai là, paghi l'abbonamento per far che. Certo. Come può essere qua, ma giustamente per il nostro sport ribadiamo che non c'è un giro economico, chissà che quindi uno che apre una palestra per viverci è normale che deve fare un giro, chiamiamolo commerciale, no? Nel senso fare varie corse. Nel nostro caso io ho la mia attività e quindi posso permettermi, per virgolette, di farlo per passione. Farlo per passione, che è così è nata e così andrà a finire fino alla fine. È lì dove fai il lavoro migliore, quando fai le cose con passione, non per soldi, poi le cose possono anche coincidere, però se lo fai principalmente per passione è dove fai il lavoro migliore. Chiaro, perché tu selezioni delle persone, c'è una nicchia, quindi la mia palestra è per una nicchia di persone, c'è una nicchia di clientela, cioè proprio quei ragazzi che vogliono allenarsi seriamente. Infatti quando abbiamo portato alle gare vedi la differenza, perché anche i ragazzini gli davano 2 pugni, gli altri si mettevano a piangere, cioè parliamo proprio di differenze abbastanza importanti, e questo col passare degli anni, perché comunque noi siamo 2 anni di palestra, cioè non è che siamo, poi è stato il Covid, tutti cazzi e ammazzi che ci sono, e quindi adesso i ragazzi stanno prendendo una buona strada e gli allenamenti sono chiaramente tutta la settimana, da lunedì e venerdì. Chi si allena anche, cioè chi combatte fa anche casa più la corsa il sabato, quindi parliamo di 11 allenamenti a settimana, che poi per l'Italia è un numero, cioè già farne 3 a settimana, ragazzi di 14 anni, non è che parliamo di, però fare 11 allenamenti a settimana non è che sia proprio normale. In Thailandia è come, cioè, fare una cosa così. Certo. E quindi veniamo alla parte che interessa più a me, dal punto di vista anche curioso personale. Come appunto hai trasferito l'esperienza, la sofferenza e anche ovviamente le parti brutte, le parti belle che hai raccolto con la Muay Thai sul mondo del lavoro, sul mondo, diciamo, della vita reale. Beh, chiaro, nel senso, io quando sono partito all'inizio parti come qua, nel senso con 1000 paure, 1000 pensieri, 1000 teorie strane, no? Inizi a farti delle teorie. E qua io comunque stavo bene, perché a me il lavoro è sempre piaciuto, quindi facevo 2 lavori, lavoravo in un'azienda, poi andavo su un pub a dare una mano e poi andavo quindi sono sempre stato uno che nella vita si è sempre fatto il culo, insomma. Esatto, bravo. Tuttora, E quindi qua sempre, nel senso, è andato bene, però anche a livello economico stavo discretamente bene, perché più giovane, insomma 18 anni, insomma facevo 2 lavori, non spendevo solo per la palestra. E quindi stavo bene. Quando sono andato in Thailandia, no? Vedevo queste persone qua che erano sempre sorridenti. Ma come cazzo fanno? Cioè, nel senso, io qua c'avevo tutto, perché alla fine non mi mancava niente. Vedevo loro che dormivano per terra. Cioè, una signora, erano sempre felici. Sorridevano. Non avevano soldi, quindi vivevano oggi per oggi. Nel mio caso era diverso, perché io avevo un futuro strutturato, avevo le idee chiare, sapevo che ce la facevo, economicamente stavo bene.
Ma mancava quel, sì, mi piaceva, ma mancava quel, non so, quel piccante, no? Che c'è là, magari ti mancava quel piccante, vedi, quel fuoco che ti dice, sai, io devo fare sempre meglio. Là poi ho conosciuto Yui, che è mia moglie, subito dopo siamo andati a vivere insieme e là, stando un po' con loro, con i thailandesi, loro ti invitavano a casa, cioè gente che non conosceva, andavo a mangiare da loro, si trovavano 20 persone e cioè, tu ti facevi l'idea, cavolo, sai, chissà cosa gli dico, no? Sai come facciamo noi, certo. No, non posso mangiare, devo mangiare col coltello, certo, sai, certo. Tu ti arrivavi là e devi essere veloce, se no ti lasciavano senza cibo. Certo. Eri subito parte della famiglia, no? Ti sentivi parte, non ti chiedevano niente, non facevano niente, cioè tutto così. E poi chiaramente col passare sono rientrato, mi è finito il fisto, sono venuto qua in Italia e ho cercato quindi di imparare questa loro mentalità di essere più semplice, meno pensieroso e di metterla sul lavoro. Io faccio un lavoro comunque a livello fisico non è nulla di che, però è un lavoro che chiaramente a livello mentale è una bella mazza, nel senso che comunque lavoro nel campo odontoiatrico, quindi nel senso parliamo di cose abbastanza un po' importanti. E quindi non è da tutti, io non avevo neanche un'esperienza per farlo, però quando tu sei motivato arrivi da Muay Thai, fai cose, prendi le botte, allora Marco digli pure di mettere nel mio conto E quindi per me è facilissimo, nel senso io mi confronto con i miei colleghi che arrivano, chi fa l'ingegnere, chi fa il commercialista, tutto certo. E io arrivavo io che non sapevo neanche cos'era una cosa e alla fine rendo molto di più, ma semplicemente per fatto, perché io mi sveglio, intanto sono costante e questo è importante. La costanza è una cosa che prendi anche dallo sport. E ti deve piacere, cioè tu devi avere amore e passione, come nella Muay Thai, no? Se tu applichi quella costanza, che nella Muay Thai è altissima, cioè uno che fa il dipendente non ha la stessa motivazione di un Nak Muay che soffri 3 giorni il taglio del peso. Qua si saltano la pausa pranzo, qua è una disgrazia, cioè è una roba. Per me per noi la costanza, a parte per tutti gli sport credo, però per lo sport da combattimento in primis la costanza penso sia la skill numero 1, cioè puoi essere bravo, puoi essere scarso, puoi essere il più talentoso del mondo, se non hai la costanza, quindi sei niente. E infatti è proprio questo. E oltre a un'altra cosa ti deve piacere. Un'altra cosa che gioca molto a favore è il fatto che adesso prendendo, non diciamo io non ho una mentalità thailandese, ma ho preso degli spunti importanti, quello di fare una cosa e concentrarmi su quella. Quando alla fine, non so se avete mai fatto caso, i combattenti, quando finiscono l'allenamento, quelli thailandesi, si mettono là al telefono così. Giocare ai giochini, guardare Facebook. Spengono il cervello. Noi invece facevamo lavoro, arrivavi a casa, pensavi no la macchina, no la spesa, no le bollette, no. Per me è diverso, io vado, purché faccio 10.000 cose. 2 figli. 2 figli, una famiglia, comprare casa, ristrutturare, cioè non saprei neanche da dove cominciare perché non saprei neanche dove finire con tutti gli impegni. Certo. Però io vado a lavoro e faccio il lavoro. Finito il lavoro, io devo mangiare, mangio, cioè non sto neanche a pensare, devo andare in palestra, vado in palestra, devo andare a casa, vado a casa, quindi tutte le altre cose le separi. E questo è utilissimo anche perché ti serve per migliorare i giorni dopo, quando inizi a pensare più lucido e tutto. Certo. E ti piace, se non hai amore, non hai passione, non ce la metti, quindi questa per me si sta dimostrando una cosa, cioè un lavoro che è molto difficile, serve tutto e alla fine per me è come non so, saltare la corda, c'è una roba che fanno tutti e quindi non è. E devo dire adesso che viviamo qua in Italia a Cordignano, ci tengo a precisare Cordignano chiaramente, certo. E viviamo con mia moglie, i bambini e adesso niente, siamo abituati allo stile di vita qua che c'è in Italia, quindi molto frenetico, però tenendo una mentalità, una leggerezza thailandese, cioè di essere amichevole, di invitare l'altro, cioè inviti il vicino di casa a mangiare. Qua già fa una cosa un po' strana, no? Certo. Invece per noi è una cavolata. Cioè chiami uno, viene a mangiare a casa, buona morta là, no? Invece qua è un po' più chiuso. Certo, ieri sera, poi lo dico, ieri sera sono stato ospite della festa di compleanno di suo figlio con tutta la sua famiglia di 35 persone, non conoscevo nessuno. Però devo dire che mi sono trovato come se fosse stata la mia famiglia, cioè non è che salutati, ciao, piacere, abbiamo parlato, abbiamo fatto cena normale, non mi sono sentito, sai, che devo fare mangiare dritto perché sennò sai, è una mentalità comunque. Sì, noi abbiamo tolto i pregiudizi, che è una cosa importantissima, cioè nel senso non stiamo là
come chi vive qua in Italia sa benissimo che ogni tanto si dice una parola, poi si pensa ad altre 3 cose, poi gli dice no, forse devo dirle così, si preparano e arriviamo là, diciamo quello che penso, non mentiamo, cioè, boh, sei sincero, sei dritto. E quella è un'altra cosa che io dico sempre a tutti, la verità, con la verità non sbagli mai, nel giusto, nello sbagliato, nel torto, nella ragione, nei limiti del possibile. Dire sempre la verità, dire sempre quello che si pensa e se poi si creano attriti vuol dire che c'era qualcosa che già non andava prima. E infatti io confermo, perché anche lavoro, quindi stando anche con persone, nel senso che anche in palestra ne vedo di cose, chiamiamole le furbate, no? Nel senso che ognuno cerca di fare un po' il furbo, però sono tutte cose che hanno le gambe corte. Certo. Se volete uno dei segreti per andare avanti nella vita, nello sport, in qualsiasi cosa che volete fare, fate come me, insomma. Cioè, siate sinceri, la sincerità piacerà sempre, quindi se una cosa è così, ditela che è così, non inventatevi robe strane, è così, chiuso. Nello sport è così, non è il ragazzo che viene e dite no ma sei bravo perché vuoi che paga la metà. Se il ragazzo fa schifo, digli che il ragazzo fa schifo, chiuso il discorso. Nel lavoro stessa cosa, ti arriva un dipendente, una cosa, se questo non è bravo, digli che non è bravo. Cioè, non te una cosa che come le sconfitte, una cosa che è una cosa molto che in Italia è vista molto come in tutti i sensi, nello sport, nella vita, nel lavoro, quando uno prende una porta in faccia, uno schiaffo in faccia, come si reagisce a una sconfitta sul ring, nel lavoro? Ieri ti ho visto in prima persona reagire a uno schiaffo in faccia, proprio una porta in faccia che qualsiasi altra persona, non tutti, ma il 90% delle persone avrebbero detto porta in faccia, giro l'angolo, giro la schiena, me ne vado. Tu non hai girato la schiena e alla fine hai vinto, hai trasformato una sconfitta in una vittoria, ma con nonchalance. Come questa cosa si può imparare? È una cosa che ce l'hai tu dentro di carattere? Allora, tutte e due sono giuste, nel senso che una cosa che chiaramente tu impari. Per me è facile perché io arrivo da una vita che di sconfitte ne ho sempre prese una valangata. Ci devo anche puntualizzare che il mio incontro più bello, che secondo me, per me è stata la mia vittoria più grande, è stato il primo incontro che ho fatto in Thailandia dove ho perso di brutto. Per me quello, qual era già? Quello memoria di merda io. Quello a Chiang Mai da M, che è il tipo quello alto, c'era Griffa. Che fatto... questo 2 round mi ha preso a ginocchia. Che era l'allenatore di M, tra l'altro, era uno degli trainer di M. Questo aveva 200 incontri, era alto, era magrolino, non mi faceva clinch, io arrivavo da qua, io ero là per fare vacanza, non sapevo, venivo da kickboxing, non sapevo che cosa dovevo fare. Questo mi ha preso 2 round in ginocchiate. Però l'ho più bamba, ci ho messo tutto me stesso. Quando sono sceso il pubblico è venuto da me, non da lui, anche perché per lui era come battere un bambino, nel senso, per me invece però quando l'ho preso col gancio insomma avevo dato e lì abbiamo anche capito noi che questo ha la stoffa per andare avanti, capito? Perché è molto importante, quindi se vi sentite, e poi chiaramente per me è facile, nel senso, se succede una sconfitta, se una giornata mi va storta, se quello, mi fermo, penso è una parola grossa, però insomma ragioni. Sì, ci provo anche a ragionare e inizio a capirmi e dico no, questo ho sbagliato qua, devo migliorare qua a questo punto, questo un po' più forte e così. E poi riparto, ma fare una sconfitta deve essere uno stimolo, deve essere una cosa per farti migliorare. E quindi, però attenzione, anche perché se vincete è più pericoloso di perdere, perché se tu perdi sai che devi migliorare, invece quando tu vinci cadi in quella comfort zone, no? Per dire, vabbè, ho vinto, però anche là hai vinto, contro chi? Come hai vinto? Se ti ha dato l'arbitro, se l'avversario stava male, nel lavoro. C'è sempre una percentuale di fortuna che purtroppo, poi questo è una cosa che penso io, nella sconfitta magari non la calcoli, dici magari è colpa mia, cose, ma quando vinci non la anzi nella sconfitta calcoli, dici cazzo, sono stato sfortunato, invece nella vittoria dici è tutto merito mio. Una percentuale di fortuna, di casualità c'è sempre, quindi bisogna sempre prendere sia le sconfitte con filosofia, ma prenderle anche le vittorie con filosofia, perché non è mai sempre merito nostro, è merito nostro, ma c'è sempre una percentuale di aiuto. È là che devi stare più attento, perché sia nello sport come nel lavoro, che c'è sempre quella giornata che a me ogni tanto non faccio niente, mi presento e basta, tocco,
posso guadagnare più di quello che guadagno 2 settimane mentre mi cosa. Però è proprio là che devi capire se è merito tuo o è merito dell'altro. Certo. Stessa cosa vale per l'incontro, cioè io vincevo qua in Italia, però contro ragazzi del mio stesso livello. Quando sono andato là, cioè, ho trovato questi, quindi ho dato cuore, cioè, ho dato il massimo. Per Certo. me quell'incontro per me è stato abbattere quegli ostacoli che abbiamo un po' tutti. È stata proprio veramente, se uno mi chiede la tua vittoria, per me è stato quello, purché uno può fare strano, però per me quello è stato, cioè ho battuto me stesso. Certo. L'ho battuto quelle volte e poi Superati i tuoi limiti. Ho continuato a batterlo, chiaramente poi i risultati li porti, cioè nel senso che non sono uno che pubblica adesso perché non avrei neanche tempo, però insomma sto strutturando sia a livello di palestra che a livello lavorativo. Diamo un po' di contesto perché abbiamo parlato tanto, lui fa un lavoro che in pratica più lavora più guadagna. Ovviamente devi lavorare e portare dei risultati, non è che basta lavorare, però capito, quindi è proprio un lavoro che proprio si può relazionare facilmente allo sport, perché come sul ring, come nello sport, più ti alleni, più performi nel suo lavoro, più lavora, più lavora bene ovviamente, più impara, più migliora dai suoi errori, impara dai suoi errori, migliora, più guadagna. Quindi proprio per questo oggi ho voluto fare questa comparazione, perché appunto lui era uno dei nostri fighters, adesso ovviamente ha cambiato vita, ma è una cosa che io predico sempre, cioè per me lo sport è una fase della vita, non deve essere per forza tutta la vita. Poi c'è chi sceglie di fare lo sport in varie forme per tutta la vita ed va benissimo, ma bisogna sempre pensare che lo sport ci aiuta non solo nel momento, ma ci aiuta a superare poi gli ostacoli che la vita ci propone in tutto il resto della nostra vita fino a che diventiamo vecchi, perché lo sport si fa 10, 20 anni, 30 anni, ma la vita, se tutto va bene, dura un po' di più. Quindi niente, oggi ci siamo già dilungati abbastanza, qui devono chiudere il bar, quindi facciamo che andarcene. Andiamo. Grazie mille per i tuoi insegnamenti, Grazie a te. grazie per la colazione, sono stato davvero bene questi 2 giorni e niente, ci vediamo nel prossimo episodio di Coffee Break. Ciao ragazzi. Grazie a tutti. Ci tengo a dire un'altra cosa. Sì, vai. Viva Muay Thai. la Muay Thai, bravo! Grazie.